Ok, signori. Syberia, the war before. Ok. Abbiamo un po' di pagine. Oppure no? Ah no, no, già fatto. Quindi la chiave dalla cassaforte. That's a Ok. lot of equipment you have there. If you don't mind my asking, how do you manage to pay for it all? Oh, that's easy. Especially when you know a few generous patrons of the arts, dear. Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Hey, you little snoop. Where do you think you're going? Just looking. Junta's blank film. Soon to become movies. All these newspaper clippings mention the brown shadow. According to Father, their influence is growing among the population. Now that I've had the misfortune of meeting Herr Huss here, I understand his concern. Bello quello. I love your photos. Ah, well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I use them as a sort of checklist. A checklist, huh? Ok, cosa devi notare? Sono belle foto, eh? Ah no, ok. Ok. The key Junta asked me to hide. Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. Che cosa Did c'è? you take this picture? Of course. How did you get to film them training? Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because it meant I could film Leon in action at last. How did you and Leon get together? I mean, how did you... We're just friends, if that's what you want to know. Non c'è altro qui, no? And Herr Huss? What's he doing with the Origin expedition? Unfortunately, all scientific expeditions sponsored by the Brown Shadow come with a chaperone like him. There to make sure their funds are used as they see fit. In other words, that there is Cercando no di raddrizzarlo. divergence with regards to their ideology. Ok.
Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustav. He knows only too well that some customers have... Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our heart's content. If he could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Ok. Ah, funziona proprio così. Thing's stuck. Ok. Beh, è carina sta cosa, non posso dire di no. Get away. Yunta's coffer key. Ok. Ma dove poi sarà tutto il gioco così o è solo sta sezione? Perché piacerebbe saperlo. Where can I find the combination for the mechanism? No? According to Yunta's notes, there was a room on the other side. I can't reach it anymore, but Dana could. Va bene. Here are the film rolls Yunta asked me for. Non ti va? Ok. No, lì non ci passi. Ok. Darn it. The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open the coffer from what I've read. Ah, quindi è limitata la cosa. Vabbè. Ti direi capra, fiore, montagna, albero. Capra, fiore, montagna, albero. Usa il visore. Ok. Immagino. Che vuoi che faccia?
Hello? Better try something else. Must have got it wrong. Usa il visore. No, I don't think so. Ah. E quindi qua questi, immagino. The screen is in the way. Ma da dove li abbiamo presi? Perché non ci ho fatto particolare caso, ma... È qui che viene fatto il dipinto, proprio adesso. Ah no, mi sono ricordato dove li abbiamo presi i filmati, guarda un attimo, sono rincoglionito.
Ok. Interesting footage. I should rewind and Ah, remove the first sì. reel before putting this one on. Ok. Vediamo questo. Ok. Cialdo? Bolla. Ok. Ah, posso andare solo avanti e indietro. Ok. Ok, cosa mi sta facendo vedere? Perché... Ma che ansia. Stavano discutendo, occhio. Lenny didn't say she filmed a fight between Dana and Leon. I'd better go back and see her to find out about it. Non vede decisamente l'ora di parlartene. Guarda. Proprio l'ho vista volenterosa nel voler parlare, sia in generale nel volerti parlare, sia poi di una roba del genere. No, era proprio ciò che voleva maggiormente. Lo so, lo so per certo io.
Perché Kate stava camminando così? Flashback del terzo Syberia. Demoiselle Lenny, I saw the film you shot of Dana and Leon. So Junta kept it. She got so cross when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fräulein? But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them arguing. Ma quanto cazzo di tempo passiamo in sto rifugio? Porca troia. How could you agree to this, Leon? How could you? I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. Why don't you just refuse then? It's their stupid expedition, not yours. Look, Dana, I didn't want to tell you, but But what? Frank Huss, that brute from the other night, he's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I mean. You're a Vigarian and so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vigarians would follow. Dear God. Dana, darling, the world's gone crazy. Promise me you'll be very careful. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the music academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. Mia bella If you stella keep that alpina. up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on, then. All right? Your nickname will be Highland Painter from now on. Not sure my Veganese artist friends will like it, but why not? Beautiful, isn't it? I could stay here forever. Ma non c'è un age gap importante fra questi due? Ci ho pensato ora, cioè lì non deve fare... Lei sta ancora studiando, no? There, Fräulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what Lo you spero need anch'io, to Leni. continue Ne ho pieni on i your coglioni di journey. sto rifugio. Thank you, Demoiselle Lenny. But there is Niente. just one more. Niente. You mentioned a music academy? They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargan. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fräulein. Thank you. Then that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fräulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you. Again.
I've got everything I need from here, I guess. Best get back to the guest house. Get some rest. I'll go to the music academy first thing in the morning. Dicevo, non c'è un age gap importante tra la studentessa e il campione olimpico. Minchia, penso di dovermi rifare tutta la scalpinata per un momento. I found her, my sweet Katusha. The girl in the painting. Her name is Dana. Dana Rose. That's nice, Kate. Real nice. I'm gonna find out who she was, just like I promised you. Nothing more than a good old adventure to forget your grief, I guess. You should go, Kate, or you're gonna miss the tram. Sì, mi sembra sensato. There will always be a train for you. Che ha detto in Germania. Fiaro, ragazzi. Dimmi che se... No, non è uno Yukol, perché gli Yukol non fumano. È un ogni marmato di ascio. Mi dai un dialogo, simile? No. Allora ti insta skip. Gentile signora Foster, oggi mi sono recato al famoso rifugio sul Monte Syberia dove è stato dipinto quel quadro, quello che sembra essere diventato l'ossessione di Kate Walker dalla sua fuga dalla miniera. Mi aspettavo un viaggio lunghissimo per raggiungere il rifugio, ma durante il percorso mi sono imbattuto in un gruppo di alpinisti e tecnici dell'Istituto di Medicina Legale di Wagen. Anche loro si stavano dirigendo nei pressi del rifugio, più precisamente ai piedi del famigerato passo noto come Passo del Diavolo, per qualche macabro lavoro. Le risparmio i truci dettagli. Comunque, mi hanno gentilmente offerto un passaggio al rifugio con il loro elicottero. Una volta lì ho conosciuto la direttrice del rifugio, un'anziana irascibile di nome Leni. Una vecchietta furba e taciturna, decisamente non una testimone facile da interrogare, glielo assicuro. Tanto più che il nostro incontro si è svolto sotto la sorveglianza di una specie di aiutante che quotidianamente deve assistere la vecchia. Era un colosso di ragazzo, sempre attento a farsi vedere bene da me, mentre si nascondeva nella semioscurità della sala comune. Io non ho incontrato niente di simile. E qui non capisco se... No, ok, è una ora, è una ora. Tipiche tattiche intimidatorie, che ovviamente sono state del tutto inutili con me. Sono di New York, giusto? Non che dovete dire qualcosa. Sono riuscito a stappare alla vecchia signora la conferma che Kate Walker è stata al rifugio e interrogato l'anziana sugli eventi accaduti nell'estate del 37. Roland Lane ha finito per cedere, a malincuore mi ha raccontato tutto ciò che sapeva. Ha parlato molto di una certa Dana Rose, la giovane donna nel dipinto della signora Walker. A quanto pare quell'estate si era innamorata di un alpinista di nome Leon. Leon! Help! Perdonatemi, sono ancora fresco da Requiem.
Tutto questo durante i preparativi per una spedizione segreta chiamata Origin. Finanziata dall'Ombra Bruna, è stata registrata su una pellicola di un regista in voga all'epoca, una certa Jutta Steinhoff. A quanto pare, questo Leon, a seguito di un disaccordo con un miliziano dell'Ombra Bruna, è stato costretto dai fascisti ad andare con la spedizione in una terra lontana che chiamano Baltayar, provocando così una dolorosa separazione da questa Dana Rose. Con queste informazioni, Kate Walker ha continuato le sue ricerche il giorno seguente presso l'Accademia di Musica di Wagner, è lì che sono direttore per continuare le mie indagini. Ma fatti una valanga di cazzi tuoi. Ok, dovevo cambiarmi i pantaloni, che stavano dando fastidio quelli lunghi. Oh, gosh. What a day. I hope Oscar's okay, wherever he is. I'm not abandoning him. I just need to find him. Closed. It's late. Frau Wagner must have gone to bed. Ok. Nothing relevant. The expedition mustn't have led to any major breakthrough, I guess. L'Accademia presenta anche una curiosità architettonica, costruita sulla piazza principale di Wagen. La sua prodigiosa orchestra di automi di fama mondiale attira ogni anno migliaia di turisti e amanti della musica da tutto il mondo. L'Accademia è un luogo di grande importanza nella storia di Wagen, ha svolto un ruolo cruciale nei 12 eventi della Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'annessione dell'Osseta da parte dell'Ombra Bruna nel 1938 e per estensione di Wagen, l'Ombra Bruna trasformò l'Accademia in un non chiedetemi che cos'è, una divisione di controllo territoriale. Da allora, l'apertura degli archivi ha permesso agli storici di dimostrare che le stesse prove insonorizzate vennero utilizzate dall'Ombra Bruna come celle e stanze per gli interrogatori. Fu in questo edificio che andarono in scena gli ultimi momenti dell'offensiva di Wagen. La battaglia che schierò l'Armata Rossa e i combattenti della resistenza locale contro le forze dell'Ombra Bruna portò alla liberazione di Wagen. Dopo aspre trattative con le altre potenze alleate, l'Armata Rossa cedette il controllo principale della città alle forze statunitensi e britanniche, che per consentire ai sovietici di concentrarsi sulla liberazione dell'Europa centrale. Le forze alleate fecero poi dell'Accademia il proprio quartier generale, permettendo di avviare la transizione di potere alle autorità civili competenti. Una volta completata questa operazione, l'Accademia è tornata a essere un luogo prestigioso per l'apprendimento della musica. La storia recente dell'Accademia è intrisa di controversie. A causa di un forte calo del numero di studenti negli ultimi 20 anni, è stato recentemente annunciato che l'Accademia è sull'orlo del collasso finanziario. Si dice che il comune abbia persino preso la decisione di chiuderla e di informatizzare l'orchestra di automi, creando così un'attrazione turistica in grado di funzionare secondo un programma. Questa decisione ha suscitato forti proteste da parte dei sostenitori del patrimonio cittadino, che hanno lanciato vari appelli. I ricorsi sono stati tutti respinti. Ah, no, ho già letto. It's a shame that Demoiselle Lenny is so modest about having been a member of the Resistance. She's a true hero. La processione è passata prima lungo la simbolica via della memoria di Wagen, con un sentito tributo ai combattenti della resistenza che hanno lottato instancabilmente contro gli invasori fascisti durante il periodo di occupazione. La maggior parte dei sopravvissuti è stata in grado di partecipare e di pronunciare discorsi che hanno profondamente commosso i presenti. Ricordiamo che 60 anni fa tutti i gruppi di resistenza di Wagen combattevano a fianco dell'Armata Rossa e delle forze alleate per riconquistare la città e l'Ostertal, sotto il gioco dell'Ombra Bruna. C'è stata solo una nota dolente.
Leni Ren, la nota direttrice del rifugio di Silbespiegel e una delle partigiane più venerate ed emblematiche della nostra città, si è rifiutata ancora una volta di partecipare alla commemorazione. La nostra icona locale descrive il suo rifiuto come il suo particolare modo di rendere omaggio ai compagni caduti in combattimento, ed è dunque da prendere senza il minimo accenno di polemica. A giudicare dal fragoroso applauso che ha scandito il nome dell'anziana signora quando è stata chiamata sul podio, la sua discrezione è stata perfettamente compresa da tutti i presenti. No results about Dana. She probably never got famous. Nata a Londra... Yunta. Demoiselle Lenny told me a lot about her. But was she some kind of spy? Non me lo fai leggere. Nata a Londra nel 1912 da genitori austriaci, Jutta Steinhoff è una regista e fotografa. È famosa per la sua grande influenza estetica sul cinema degli anni 30. Fu al centro di diverse polemiche per il suo presunto ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale. Inizialmente accusata di collaborare con l'Ombra Bruna, per la quale realizzò diversi film su commissione, in seguito si è scoperto che Jutta Steinhoff aveva lavorato per i servizi segreti alleati, in particolare quelli inglesi. La regista visse a Londra fino al 1935. Amava l'alpinismo, lo sport e la fotografia, che la portarono a seguire le gare internazionali di sport invernali per conto di diverse regioni e riviste specializzate. Soggiornava regolarmente sulle Alpi, soprattutto nella zona di Ostertal. Perfettamente padrona della lingua tedesca e desiderosa di fondersi con la popolazione dell'Ostertal, la regista scelse lo pseudonimo artistico di Jutta Steinhoff, prendendo così in prestito il nome da nobile della madre, e onorando le sue origini germaniche, e l'eroina del film Das Blue Licht, girato dalla controversa Leni Leni. Jutta Steinhoff dedicò gran parte del suo lavoro alle riprese di alpinisti giunti dai quattro angoli del mondo per sfidare le rinomate pareti rocciose dell'Ostertal. La bellezza della giovinezza e i magnifici paesaggi, combinati nella sua visione estetica, alimentavano la sua passione per il cinema e la fotografia. Jutta Steinhoff venne accolta nel ristrettissimo circolo degli alpinisti dell'Ostertal. Desideroso di raggiungere primati eccezionali, questo circolo era a quei tempi molto politicizzato e si diceva fosse vicino all'idea fascista dell'Ombra Bruna. Tali idee erano esemplificate dalla conquista di vette incontaminate che esaltavano le presunte virtù di una razza cosiddetta superiore, la cui purezza è equiparata, secondo l'ideologia razzista, a quella delle cime innerate. Fu durante questo periodo che Jutta Steinhoff ricevette l'incarico di realizzare un filmato per l'Ombra Bruna. Da falsa mecenate, il movimento politico diventò un finanziatore di pura propaganda. Eppure, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l'aurea artistica della cineasta le permise di promuovere i suoi film sia nelle capitali delle potenze dell'asse che in un discreto numero di paesi alleati. Secondo alcune rivelazioni, Jutta approfittò di questi viaggi per fornire preziose informazioni alle forze alleate, e in particolare al Foreign Office di Londra, che aveva preventivamente avvicinato la giovane donna durante l'ascesa dell'Ombra Bruna negli anni 30. Dopo la liberazione dell'Ostrata, Jutta Steinhoff fu detenuta per alcuni giorni per il suo ruolo nella macchina propagandista dell'Ombra Bruna. Il suo status di spiaggiato giochista le permise presto di essere scagionato. Da allora la regista si è ritirata a vita privata ed è tornata a vivere nella sua Inghilterra. Che ha fatto? Ah, minchia, di già! Vabbè. Il Battagliare è un paese dell'Asia centrale situato tra la Russia e la Cina. La capitale e città più grande è Kandahar. Ex colonia britannica, il Battagliare ottenne l'indipendenza poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. È prevalentemente montuoso, costituito da diverse catene separate da valli e interconnesse da una rete di grotte e gallerie preistoriche. Il 25% del paese è boscoso ed è delimitato dalle steppe desertiche, nonché da grandi laghi collegati tra loro da oltre 50.000 km di corsi d'acqua. La vetta più alta del Baltagliare sorge a 4.604 metri sul livello del mare ed è molto apprezzata dagli alpinisti di tutto il mondo. The more I discover about Dana, the more I get the feeling I'm only scratching the surface of Vagan's history. Oh, but hey. Ma non c'è niente, non potevi farlo continuare il dialogo. Colonel Blake.
Vaughan Institute for Forensic Science and Medicine. Charming. Do not disturb. Well, all right then. Is that you, Katie? Yes, Mom! I mean, who else can it be? Looks like Mom's friends came over again last night. She's been seeing them a lot since what happened to Dad. Maybe too much. Come on, I've been cooped up in my room for hours. Jeez, pulling my hair out trying to figure out the math problem Miss Wormwood gave us. I deserve a break, right? Another letter for Dad. Last time it took Mom days to find the strength to open it. Ah. Grandpa and Grandma from New York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it, or at least dog-ear the pages so it looks like... Ah, è quello che avevamo trovato al rifugio. Cioè, tipo alla pensione. Carissima Sara, io e tuo padre vorremmo esprimere il nostro più profondo dolore per quello che è successo a Richard. Siamo in piena per te, cara Sara. Ormai sei un'adulta, ma noi ci preoccupiamo ancora per te. Ti abbiamo desiderata tanto, eri il nostro miracolo, quindi anche ora che sei una giovane donna con una figlia, per noi è difficile vederti soffrire. Sei sempre stata il nostro orgoglio e la nostra gioia. Tesoro, ricorda che siamo qui per te, se hai bisogno di noi. Saremo sempre qui per te, finché saremo in vita. Saremo con te qualunque cosa accada in primavera per il tuo compleanno. Facci sapere se vuoi che restiamo con te per un po' finché non ti sarai ripresa e vivremo in un batter d'occhio. Con tutto il nostro amore, mamma e papà. Era molto il padre di Kate, non lo ricordavo. Mom bought those again. Minchia. The piano that Mom ordered will soon be here. Couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. Wow,
I hope I get to travel around the world too when I grow up. Ehi, Emerson è il primo gioco di Benoit Sokal. Non ho ancora giocato, ma lo possiedo, tra l'altro. È quello, giusto? Cioè, il riferimento immagino sia quello. Dove cazzo viveva Kate? O è un tipo qua in vacanza? Guarda che minchia non è Kate, manco per sbaglio, però... È sempre più Kate di quella che si è vista nella prima ora. Oh, hello, Munchkin. Hey, Mom. Is everything okay, Katie? Ok. Sì, immagino che il padre... We haven't seen Grandpa and Grandma for a long time. Mom says they'll probably come over for Ah, the noi war non fund siamo a New party. York. Ok. Quanti anni abbiamo? You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. I just love it. You've always liked it, ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be then? Later, Katie. But when? In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. Beh, risveglio. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Ah, what the hell? You want me to call you Olivia? Fine. I've survived worse criticism. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Who do you think you are, Olivia Foster?
It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. Io lo userei anche introspezione, ma non l'ho trovato. Ah, eccolo. Don't know why I should be so nervous about making a simple phone call. I mean, hey, I've crossed Europe, been in all sorts of danger, and yet look at me here. I'm worrying about talking to my former best friend. Oh, and I think I used to spend my life on the phone gossiping with her. So what do I risk? Criticism? The one who missed her mother's funeral because she was breaking rocks at the bottom of a mine. In any case, Olivia hasn't stopped criticizing me ever since I left Valladolid on Hans Vorarlberg's train. I'm the one who should be criticizing her. I mean, come on. Isn't she the one who took advantage of my absence to get her hooks into Dan? Now look at me, mulling over old grudges. That's exactly what I wanted to escape from when I decided to go with Hans in his train to Syberia. And then there was the departure with the Yukon tribe, their seasonal migration. Come on, Kate, for Christ's sake, stop procrastinating. Just make the darn call and get it over with. Grazie per questo resoconto della saga. Minchia, gli dovevi mettere uno a uno i numeri. Porca troia. Già, hanno fatto del... È orrendo da guardare sto gioco per la grafica, ma gli occhi paurosi. Cioè il colore degli occhi, tipo. Hello? Hello? Mr. Kenton, is that you? Who's there, please? Got your letter, Olivia. Kate, I sent it 2 years ago. I know, things have been complicated. Complicated. I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Canton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. I get why you're mad. Do you think I'm not mad at myself? Well, I hope so. But there's nothing I can do now to change what happened. It's over, Olivia. All I have now is the woman in the painting. Oh, Kate. I should Minchia. have known. Così in Olivia... I'd never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope Camilla you di find forza. whatever it is you've been looking for these past 3 years.
One thing's for sure, though. You wanted to be alone, and that's how you're gonna stay. Non capisco. Non capisco e non mi piace la direzione che hanno voluto dare. Cioè, perché andare a toccare quello che era il meraviglioso viaggio dei primi due? Qual è il fine? E perché farlo così, in modo così cupo? Cioè, non è da Syberia, ecco. Non è il Syberia di cui mi sono innamorato. Fosse stato un altro brand che non faceva... che non aveva i cavalli di battaglia che aveva il primo Syberia, ancora, che i primi due Syberia. Ancora, ma... quelle avventure funzionavano per la loro delicatezza. Funzionavano per la loro, anche se vuoi, malinconia, insomma, per quella sensazione quasi fiabesca che c'era. Cioè, la scena più bella di tutto sto brand è e rimarrà Okay, let's go, kiddo. qua- Another il- day, another page. quella in cui Kate guarda il carillon nel treno di Hans. A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rose was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Cioè, insomma, che quella scena è perfetto esempio di questo band. Demoiselle Lenny told me the music academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Non capisco perché. Perché tutto questo? Proprio Oh, non hello, Miss capisco. Walker. Ah, Miss Walker, did you sleep all right? Fine, thanks. Now, is there anything you need? Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Vaughan was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I see. But I guess you had to grow up with the after effects of those events. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or death of a family member? Oh, it must have been awful. A terrible time, really. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. Ma secondo me Donna è bella che è morta, eh. I went to the Zilberspiegel Refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Lenny is highly respected in Vaughan because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge.
Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. What do you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vagan for everyone, see? Best not stir up old memories. I'd like to go to the music academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town, where students came from all over the world to perform on the musical square, you know. Pity. It's since lost its panache of old, through lack of students and means. Well, I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Feel free to ask if you have any more questions. Vabbè, signore, la prossima parte. Andiamo nel quartiere dei musicisti.